Bentornati nel nostro podcast. Nella puntata precedente abbiamo imparato gli aggettivi per descrivere le persone e in questa puntata entriamo nel cuore della cultura italiana, la famiglia. Scopriremo insieme perché gli italiani sono così legati alle loro famiglie. Ciao a tutti! Sì, questa è una puntata speciale perché parliamo non solo di lingua, ma di cultura vera. La famiglia in Italia è davvero il centro di tutto e oggi vi spieghiamo perché. Esatto, Emma. E sapete una cosa? Quando sono arrivato in Italia la prima volta, sono rimasto sorpreso da quanto gli italiani parlino sempre della famiglia. Mia mamma ha detto, mio padre pensa, devo chiedere a mia nonna. È sempre presente. È vero, Joe. Per noi italiani la famiglia non è solo un gruppo di persone che vivono insieme, è molto di più. È supporto, è identità, è casa. C'è un detto italiano: la famiglia è sacra, la famiglia è sacred, intoccabile. Bellissimo. E questa è una grande differenza con altre culture, vero? In molti paesi i giovani diventano indipendenti a 18 anni e lasciano la casa. Ma in Italia? Beh, in Italia è completamente diverso. Molti italiani vivono con i genitori fino a 25-30 anni o anche di più, e non perché non possono permettersi una casa, ma perché la famiglia è importante e stare insieme è naturale. Esatto, Emma, e non è visto come una cosa negativa, anzi, i genitori italiani amano avere i figli a casa, cucinano per loro, li aiutano e i figli adulti aiutano in casa, portano lo stipendio, condividono le spese. È un sistema familiare, no? Sì, esattamente. È una mentalità diversa. In Italia diciamo: finché morte non ci separi, non solo per il matrimonio, ma anche per la famiglia. I legami familiari sono fortissimi e durano tutta la vita. I genitori sono sempre presenti nella vita dei figli, anche quando i figli hanno 40 anni. Wow, questo è affascinante. E cosa succede con i nonni? Ho notato che in Italia i nonni hanno un ruolo molto importante. Oh sì, i nonni sono fondamentali. Spesso vivono vicino ai figli e ai nipoti, o addirittura nella stessa casa. Aiutano tantissimo, portano i bambini a scuola, li tengono il pomeriggio, cucinano, danno consigli. Sono una parte attiva della famiglia. Questo è bellissimo. In molte culture i nonni vivono separati o in case di riposo, ma in Italia restano nel nucleo familiare, vero? Esattamente. Mettere i genitori anziani in una casa di riposo è considerato quasi un tabù in Italia. La famiglia si prende cura dei propri anziani a casa. È una responsabilità, ma anche un onore. I nonni hanno trasmesso valori, hanno cresciuto i figli e ora la famiglia li ricambia. Che cultura rispettosa. E ho anche notato che le domeniche italiane sono sempre in famiglia, è vero? Verissimo. La domenica è il giorno sacro della famiglia italiana. Solitamente tutta la famiglia si riunisce a pranzo, genitori, figli, nonni, zii, cugini, tutti insieme. E il pranzo domenicale dura ore. Si mangia, si parla, si ride, si discute. È un momento di connessione vera. Ore di pranzo, davvero? Sì, un pranzo domenicale italiano può iniziare alle 12 e finire alle 4 o 5 del pomeriggio. C'è l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, il dolce, il caffè e la frutta. E tra una portata e l'altra si chiacchiera, si scherza, si racconta la settimana. È un momento di connessione vera. Incredibile. E cosa si mangia di solito? Beh, dipende dalla regione e dalla famiglia, ma ci sono sempre piatti tradizionali. La nonna prepara la pasta fatta in casa, magari lasagne o ravioli. Il nonno porta il vino della cantina, la mamma fa l'arrosto. È tutto fatto con amore e passato di generazione in generazione. Che meraviglia! Mettiamoci in una situazione reale. Immaginiamo che Emma mi inviti a pranzo dalla sua famiglia domenica. Come sarebbe? Facciamo un dialogo. Perfetto.
Allora siamo davanti a casa mia domenica mattina. Suono il campanello. Ding dong! Chi è? Sono io, Emma. Ho portato Joe, l'amico americano di cui vi ho parlato. Ah, benvenuti, entrate. Joe, piacere. Io sono Maria, la mamma di Emma. Emma ci ha parlato tanto di te. Vieni dentro. Hai fame? Mamma, Joe non ha mai pranzato con una famiglia italiana. Sarà un'esperienza nuova per lui. Oh, che bello! Allora preparati, Joe, perché oggi mangiamo per 4 ore. Ah, siediti. Vuoi un caffè prima di pranzo o un aperitivo? Un aperitivo, mamma. Joe, nella cultura italiana, prima di pranzo si prende sempre un aperitivo. Prosecco, vino bianco o un Aperol Spritz. È per aprire lo stomaco. Che bello! Sì, prendo un Aperol Spritz, grazie. Posso aiutare in qualche modo? No. Tu sei ospite. Gli ospiti non lavorano, si riposano e si godono la compagnia. Mia mamma ha preparato tutto dalla mattina presto. Vero, mamma? Sì, mi sono alzata alle 7 per preparare le lasagne e tua nonna ha fatto il tiramisù ieri sera. Ah, ecco tuo padre. Franco, vieni a conoscere Joe. Papà, lui è Joe. Joe, questo è mio padre Franco. Piacere, Joe. Emma mi ha detto che sei americano. Di dove esattamente? New York? California? Sono di New York, ma vivo in Italia da qualche mese per imparare la lingua e la cultura. Bravissimo. E cosa ne pensi dell'Italia finora? Mi piace moltissimo, specialmente il cibo e la famiglia italiana. Oggi è la mia prima domenica con una vera famiglia italiana e sono molto emozionato. Oh, che carino. Beh, oggi mangerai come un re. Abbiamo preparato antipasto di salumi e cermagi, lasagne al forno, arrosto di vitello con patate, insalata e per finire il tiramisù di nonna Rosa e ovviamente caffè e ammazza caffè. Joe, ammazza caffè è un digestivo che si beve dopo il caffè, di solito grappa o limoncello. È per digerire tutto il cibo. Ah, ho capito. Penso che avrò bisogno di molto ammazza caffè dopo tutto questo cibo, ma sono pronto per l'esperienza completa. Vedete, cari ascoltatori? Questo è un tipico pranzo domenicale italiano. Tutta la famiglia insieme, cibo preparato con amore, ospitalità calorosa e ore di conversazione. È l'essenza della cultura italiana. Esatto. E ora voglio raccontarvi un'altra cosa interessante sulla famiglia italiana, il concetto di mammone. Emma, spiegamoci cosa significa. Ah, sì, mammone è una parola un po' scherzosa per descrivere un uomo adulto che è molto legato alla mamma. In inglese potreste dire mama's boy. In Italia ci sono tanti mammoni e non sempre è visto negativamente. Davvero? In altre culture, essere un mama's boy è considerato immaturo. Ma in Italia? Beh, dipende. Se un uomo ha 40 anni e la mamma gli cucina, gli lava i vestiti e lui non sa fare niente da solo, allora sì, è un problema. Ma se un uomo adulto ha un bel rapporto con la mamma, la chiama spesso, pranza con lei la domenica, questo è normale e dolce. Capisco. Quindi c'è una linea sottile tra essere un mammone nel senso negativo e semplicemente essere un buon figlio che ama la sua famiglia. Esattamente. Gli italiani sono molto affettuosi con i genitori. I figli maschi baciano e abbracciano le mamme in pubblico e nessuno lo trova strano. È naturale mostrare amore per la famiglia. Che bello! E un'altra cosa che ho notato, gli italiani dicono sempre mamma e papà, anche da adulti. Mai madre e padre in famiglia, vero? Sì, anche se hai 50 anni, dici mamma e papà. È più affettuoso e naturale. Madre e padre sono più formali e si usano quando parli di qualcun altro o in contesti ufficiali, ma nella famiglia sempre mamma e papà. Perfetto. E ci sono anche espressioni idiomatiche con la famiglia, vero Emma? Sì, per esempio, in famiglia non si discute, significa che in famiglia non si litiga su certi temi. O il sangue non è acqua,
che significa che i legami di sangue sono più forti di tutto. Oppure famiglia dove la vita inizia e l'amore non finisce mai. È una frase poetica ma molto italiana. Bellissime. E ora, cari ascoltatori, voglio che pratichiate con noi. Faremo esercizi sulla cultura familiare italiana. Pronti? Prontissimi! Primo esercizio. Vero o falso? Ascoltate bene e rispondete. In Italia i giovani lasciano la casa dei genitori a 18 anni. Vero o falso? Falso. In Italia molti giovani vivono con i genitori fino a 25, 30 anni o anche di più. È completamente normale. Bene! Seconda frase. La domenica è il giorno tradizionale per il pranzo in famiglia. Vero o falso? Vero, la domenica è sacra per la famiglia italiana. È il giorno del grande pranzo tutti insieme. Perfetto! Terza frase. I nonni italiani vivono spesso separati dalla famiglia. Vero o falso? Falso. I nonni italiani sono parte attiva della famiglia e spesso vivono vicino o con i figli nipoti. Bravissimi! Secondo esercizio. Completate la frase. Ascoltate e trovate la parola mancante. In Italia un pranzo domenicale può durare ore. 3, 4, 5 ore. Tutte risposte giuste. I pranzi italiani sono lunghissimi. Prossima frase. Un uomo adulto molto legato alla mamma si chiama... Mammone. Bravi. Ricordate, può essere positivo o negativo. Dipende dal contesto. Bene! Ultima frase. Dopo il caffè, gli italiani bevono un digestivo chiamato... Ammazza caffè. Esatto. Di solito grappa o limoncello per digerire il grande pranzo. Terzo esercizio. Domande personali. Io faccio una domanda, voi pensate alla risposta nella vostra cultura. Prima domanda. Nella tua cultura, i giovani quando lasciano la casa dei genitori? Pensate alla vostra risposta. In America, di solito a 18 anni. E nella vostra cultura? Confrontate con l'Italia. Seconda domanda. I nonni nella tua famiglia sono molto presenti? Li vedi spesso? Riflettete sulla vostra situazione. In Italia i nonni sono presenti ogni giorno o ogni settimana. E da voi? Ultima domanda. Nella tua famiglia c'è un giorno speciale per riunirsi tutti insieme? In Italia è la domenica. Nella vostra cultura forse è il Natale? Il ringraziamento? Pensate alle vostre tradizioni. Eccellente lavoro! Oggi abbiamo scoperto tantissimo sulla famiglia italiana, perché è così importante il ruolo dei nonni, il pranzo domenicale, i mammoni e le tradizioni familiari. Esatto. E ricordate, la famiglia italiana è basata su amore, rispetto, supporto reciproco e tantissimo cibo. È una delle cose più belle della cultura italiana. Perfetto! E se visitate l'Italia, cercate di vivere un'esperienza con una famiglia italiana. Capirete davvero il cuore di questa cultura meravigliosa. E nella prossima puntata chiuderemo la settimana con una recensione completa di tutto quello che abbiamo imparato. Famiglia, professioni, essere, avere, aggettivi. Sarà una puntata di ripasso utile e divertente. Restate con noi.